Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi iniziamo il video da una location diversa dal solito, ovvero dal nostro posto auto, che nel caso specifico posto moto, numero 3. Dagli ultimi due video avete visto che abbiamo cambiato il supporto del cupolino, quello che si era spezzato nella caduta. Abbiamo cambiato il cupolino, abbiamo cambiato entrambe le valigie laterali e anche i supporti delle valigie laterali. Ovviamente forate anche le valigie per attaccare le sacche posteriori e per attaccare le taniche della benzina. Però non avevamo fatto in tempo di installare il regolatore del cupolino. Quindi prepariamo il nostro tavolo da lavoro, prendiamo le nostre chiavi da lavoro e vamos! Purtroppo oggi non abbiamo l'assistente che ci ha una mano con le riprese, quindi devo appoggiarmi all'altro assistente che è questo qua. Altra cosa, penso che l'audio qua sotto non sarà il massimo perché sento un certo eco. Però ragazzi, questa è l'unica location che abbiamo, anche perché oggi piove parecchio, quindi non possiamo fare diversamente. Togliamo di nuovo il cupolino, ormai siamo diventati esperti. Cupolino andato. Prendiamo l'alza cupolino, nel caso specifico della Touratech, che quello che avevo installato nella moto prima della caduta era della Diapason Racing, ma non l'ho trovato disponibile online, quindi ho optato per questo che a grandi linee è lo stesso. L'installazione dovrebbe essere semplicissima e dovrebbe essere anche leggermente più leggero dell'altro, cosa che non guasta perché quella zona della tenerona è abbastanza fragile, quindi le vibrazioni non sono poche. Se è più leggero dovrebbe essere anche meglio. Questi sono i supporti laterali, asta per attaccare un eventuale navigatore, minuterie con tutti i gommini, classiche istruzioni senza foto nel caso specifico. Per il resto non c'è nada. Apriamo i supporti laterali, anche questi leggerissimi. Ecco l'altro. Ora vamos con l'installazione che dovrebbe essere semplicissima. Primo step, installazione dell'asta per il GPS o eventuali altri accessori nel corpo centrale. Secondo step, bisogna inserirlo nella stessa posizione dove praticamente era agganciato il cupolino, utilizzando i 4 punti di ancoraggio del cupolino stesso. Le viti non vanno tirate molto perché dietro c'è un gommino che praticamente serve per smorzare le vibrazioni. Vedete questi fori perché è una seconda regolazione in relazione, se volete, il cupolino più alto o più basso. Intanto vi mostro la trasformazione passo passo, vista laterale e vista lato conducente. Da qua si capisce benissimo che il regolatore si è ancorato nella posizione delle viti del cupolino e da qui capite perché le viti non vanno tirate molto, in quanto ci sono i gommini tra il ferro e la plastica dei supporti del cupolino. Comunque ora con il supporto nuovo è bello stabile. Passando invece alle alette che servono effettivamente per la regolazione del cupolino sia in altezza che per l'inclinazione, l'installazione è semplicissima. All'interno c'è questa vita con il classico quadrato per non farla ruotare, una rondella sempre con lo scasso quadrato, classica rondella, e nella parte esterna vedete questo pomellino che serve appunto per registrarlo. Nelle alette hanno copiato lo stesso identico concetto dei gommini che troviamo sul supporto del cupolino, vanno installati in questa maniera a pressione. All'interno c'è una filettatura in metallo e quando noi andiamo a mettere la vite, la parte posteriore del gommino si comprime, si comprime, si comprime, in questa maniera attutisce le vibrazioni. Facciamo anche l'altro. I gommini comunque sono fatti molto bene perché nella parte terminale hanno anche questi inserti che servono per bloccare il gommino stesso. La parte posteriore quadrata serve perché in questa maniera la vite non ruoti. Il quadrato rimane incassato su questa fessura, quindi noi possiamo andare a tirare il pomellino dalla parte esterna senza che la vite ruoti. Alette installate, da qui potete capire il funzionamento. Praticamente tramite questa guida e l'altra guida e questi due pomellini il cupolino può essere registrato sia in altezza che in inclinazione, perché il cupolino si ancora su questi 4 fori che si trovano nelle alette. Proprio per fare le cose ben fatte, alla Tenerona ha regalato anche la clip nuova, perché se guardate si era un po' rovinata con la caduta. Questa l'ho portata da casa, eccola qua ragazzi, nuovissima. L'altra non la cambio perché con la caduta non si è graffiata. Prima di installare il cupolino però, se guardate in questo punto manca il logo del 3D Apason, questo qua. Vi ho detto che non l'ho preso perché costava tanto, quindi cosa facciamo? Lo stacchiamo e poi lo andiamo ad incollare qua. E per incollarlo, dato che non ho un biadesivo della 3M, prendiamo la nostra super colla Industria Argentina, eccole, non so se vi ricordate dell'anno scorso, è una sorta di Attack a gel. Ne mettiamo veramente pochissima. Perfettamente in squadro. Ok,
Ora installo il cupolino e poi vi mostro il lavoro finito. Il cupolino è installato ed ora capite bene che si può regolare in altezza, ma al tempo stesso si può regolare come inclinazione. Io sicuramente lo metterò nella posizione più alta, quasi verticale, perché mi cambia l'aspetto della moto, oltre a proteggermi di più, esteticamente diventa anche un po' più dakariana, mettiamola così. Lavoro semplicissimo terminato, questa è la vista frontale, aspettate che mi allontano, vista laterale, e ora ve la mostro nel dettaglio da vicino. Scusate la qualità dell'immagine che non è il massimo, lo so benissimo, però questo è nel dettaglio e questa è la vista come se fossero i miei occhi. Ora andiamo avanti con i lavori perché abbiamo tantissime cose da installare. Questi qua non so se vi ricordate, ma non voglio tediarvi nel video, quindi installerò tutti i punti di ancoraggio e poi ve li mostrerò da vicino, anche perché l'installazione dei supporti round mount è veramente semplicissima. Avete praticamente questi due pezzi con degli inserti che servono per diminuire il diametro dell'ancoraggio. Ci sono due viti testa esagonale passanti e il supporto è questo qua. Poi ovviamente ci sono diverse dimensioni per la sfera di ancoraggio. Questa è la dimensione classica da 1 pollice. Nel dettaglio questi sono diversi spessori, dietro hanno questo cilindro, si infila nella parte interna, poi ci sono dei dadi autobloccanti che si infilano nella parte posteriore in questa maniera e poi dall'altra parte si infila la vite. Semplicissimo ragazzi. Primo supporto installato sullo specchietto e questi sono gli spessori che sono avanzati perché per il diametro dello specchietto ho utilizzato spessori medi. Secondo supporto, poi andiamo a trovare la giusta posizione. Per un attimo interrompiamo i lavori perché la cucinera ha telefonato. Guardate che piatto di pasta, penne a pomodoro come per i bimbi. Sì. Oggi menù dei bambini, come nei ristoranti. Pasta al pomodoro, anche se ci sono patate al forno non fritte, mi dispiace. Cioè, io rimango senza parole. Cracco, scansati proprio. Che ci hai messo qua? Che è questo? C'è anche la zucca gialla. I tempi stringono, noi dobbiamo ripartire, mi sono accorta di avere troppe scorte in frigo, quindi cuociamo tutto insieme, non importa. Quindi 30 minuti per mangiare, poi si torna alla Tenerona perché domani dobbiamo portare le ultime cose da Kevin, in quanto dopo domani si parte. Caffettozzo. E ora voglio vedere chi ci invidia. Guardate che bellissimo colore. Manca un po' di schiuma, però dai. Vamos ragazzi. Eccoci tornati alla Tenerona. Avevo messo tutto dentro la valigia. Torniamo al lavoro. Nel frattempo ho pensato a un cambiamento perché tutto quello che vedete l'avevo un po' pensato sulla sorellona, mentre qua la struttura della moto è totalmente diversa, quindi ho preferito installare questo accessorio qua, spostando il supporto dal centro alla parte sinistra, tolgo questo dello specchietto e lo rimetto qua e poi devo trovare una soluzione per la Insta360. Nel frattempo mi ha appena chiamato Peppe che ha ripreso la moto da Willy e sta arrivando qua. Inutile dirvi che vedersi dall'altra parte del mondo due moto con targhe italiane, che poi tra l'altro con Beppe faremo un pezzetto di strada insieme quando ripartiremo qua da Montevideo, è bellissimo. Hola amico, fai il giro, va vicino alla moto. Come stai? Da Povitoria a Montevideo, Da posto? Grande. Questa ragazzi è GS 1150, è quella che Willy ha definito la regina delle moto. E questa cosa ve la devo dire, Beppe la moto l'ha lasciata per 11 mesi, ha solo staccato un po' dalla batteria, quindi la batteria non è stata neanche sotto carica, la moto è partita al primissimo colpo. Vabbè, ora vi lasciamo. Io no comment. L'odore che sale è qualcosa di pazzesco. Oggi è il penultimo giorno e dobbiamo finire le scorte, quindi la cucinera ha abbondato con la passata di pomodoro. Ah, devo tirar fuori anche qualcosa in forno. Nel frattempo sono tornato dal garage, guardate sopra il tavolo, sto facendo un piccolo lavoro per capire come ancorare i bagagli in maniera un po' più smart. E di qua invece si inizia la preparazione per riportare la sacca, quella grande, da Kevin. Ed ecco quello che è uscito dal forno miracolosamente. Esatto, anche queste erano verdure rimaste. Ragazzi, ci dispiace non presentarvelo col piatto da portata, però va bene così. Ma meglio di così? Ma non scherziamo, dai! Se ci fosse stata mia mamma e mio padre... Che beep, ecco.
Ciao suoceri! E comunque, prima di fare cena vi faccio notare una cosa, perché l'altra volta Sara mi ha ripreso perché avevo preparato solo un bicchiere. Guardate la quantità, 1, 2, 3, 4, 5. Guardate dall'altra parte. 1, 2, 3 e mezzo, perché ho visto che una era più grande. Non dire le cavolate, sono 4 sono. E Allora, tu pesi 50 kg scarsi, io ne peso quasi 90. Qua le proporzioni, c'è qualcosa che non riporta. Poi ragazzi ci avevo pure fatto caso. È tornato Beppe, ora faremo un po' di lavori di manutenzione sulla sua moto. La spia risolto? Che era? Allora, ieri è rimasta accesa, poi mi sono fermato in un altro posto, è rimasta accesa, sono arrivato davanti al garage dell'albergo, ho spento la moto per vedere primi, non si è più accesa. Stamattina una decina di accensioni, mai. Ho parlato col meccanico che quella lì al 99% è la lampadina, perché lì c'è un filamento doppio. Perché il filamento doppio, la lampadina se uno si rompe, lei va lo stesso, fa sia posizione che stop con uno, ma ti dice che c'è un errore. Ok. L'ho aperta, è sana, il meccanico ha detto può darsi che abbia perso dopo un anno per un po' di amperaggio. Butta fuori 4, gli ritorna 3 o 2 e dice c'è qualcosa che non va. Hai provato l'ABS con la ruota dietro? No, ma l'ABS, la spia si rimane accesa, la peggia quando vedi in moto. Poi fai 10 metri, si spegne. Quello lo Si è fa. sempre spenta. Anche il 1250 lo fa quando Sempre accende. spenta. La batteria non può essere perché mi ha detto il secondo colpo ti è andata al volo, ho fatto fatica perché vuol dire che la batteria è andata troppo giù. Ho detto guarda che il secondo colpo è già andata, è partita come nuova. Quindi ha detto o il terzo può darsi che ero un po' stanco ieri sera. Quando giri la carica e fai il check, se hai leggermente, perché questa c'ha il servofreno con la pompa, se hai leggermente tirato il freno, lo legge come un qualcosa che non va e rimane. Perché ieri ragazzi l'accensione era rimasta accesa. Questa luce qua prende un allarme generico Che e adesso si è spenta. vi avverte magari una lampadina bruciata oppure Sì, qualcosa. è la lampadina posteriore di solito. Comunque la spia si è spenta, ora andiamo a cambiare l'olio del cambio e l'olio del cardano. Prendiamo gli attrezzi del mestiere, prima andiamo a vedere il livello, quindi togliamo la vite sopra. Una bella tirata, ci vorrebbe la dinamometrica. Siamo giusti col pieno, ce n'era anche troppo. Comunque è pulitissimo l'olio. L'olio va cambiato ogni 20.000 km, ma noi qua iniziamo un viaggio abbastanza impegnativo, quindi lo cambiamo preventivamente. Ok. Mettiamo anche le guarnizioni nuove, visto che le abbiamo. Prova a buttarla un po' di qua, ce la fai? Resisti un minuto. Ok, adesso voce Peppe, vai. Lasciala. Perfetto. Adesso è morbida, si sta schiacciando Io Peppe non la tirerei perché così. Mi fido. Minerale 6,90. La sala operatoria è così. Neanche la Rolls Royce sono Quindi sappiamo che ne va 1 chilo, non ci preoccupiamo minimamente, ma poi alla fine controlleremo. Lavoro terminato. Le chiavi dinamometrica non ce l'abbiamo, abbiamo fatto a braccio. Non si fa, non lo fate a casa, ma in questi contesti alternative non le abbiamo. Ora mi raccomando, l'olio esausto bisogna trovare la maniera per riciclarlo da qualche parte. non su l'insalata. Siamo al cardano. Allora, Anche qua l'olio è nuovo. 12.000 km consumato 0. Mettiamo questa, se fai con il guanto è la cosa migliore. Questa è magnetica, da qui vedi lo sporco del cardano. No, è normalissimo. Questa è la calamita dove si ancora tutto lo sporco, ma ce n'era anche poco, Tonnella messa. Perfetto. Ok, tagliando veloce terminato, ora usufruiamo della cortesia di Beppe. Porta il nostro bossone da Kevin, ci vediamo domani. Ciao. È la prima volta che metto le mani su un BMW GS 1150 e comunque è stato piacevole come mettere le mani su tutte le moto. Ora però torniamo a noi perché dobbiamo completare alcune cose, in quanto domani mattina finalmente si riparte. Domani mattina ci rivedrete tutti insieme in sella con Beppe e sua moglie Vania, direzione Argentina, ma poi vi racconteremo con calma. Una cosa che mi è rimasta di controllare è la pressione delle gomme. Per ridondanza 2 compressori con me, uno che si attacca direttamente alla batteria della moto e uno invece che va a batteria. Quello a batteria è questo semplicissimo con la sua custodia. L'utilizzo è veramente basico, si sgancia, si accende da solo, si può addirittura impostare la pressione. In questa maniera basta premere il pulsante centrale e il compressore porta la gomma alla pressione selezionata. Vediamo il tappino, avvitiamo l'attacco. Da quel che vedo la gomma anteriore è abbastanza sgonfia perché si trova ad un bar. Io la imposto a 2,3, poi vi spiego il motivo.
circa un minuto qualcosina in più per portare la pressione da un'atmosfera a 2,3. Tolgo anche questa copertura della valvola, c'è un o-ring che la tiene ferma, e metto un po' di spray al silicone per non far seccare la gomma della valvola. Stesso lavoro sulla gomma posteriore, 1,8, impostiamo 2,6. Si è spento da solo. Ovviamente la gomma posteriore ha impiegato più tempo perché il volume è maggiore. Ora rimontiamo i supporti che tengono le sacche posteriori. Il montaggio è semplicissimo, basta far entrare questi 4 punti nella parte grande e poi ruotare. Ok, sentite questo clack, che questo è una sorta di fermo che serve per non far ruotare il supporto stesso. Ora andiamo a mettere la vite di bloccaggio, che praticamente sarebbe una sorta di antifurto. La vite ovviamente è cortissima. Ok, ora tramite queste 4 cinghie possiamo fissare la sacca. Queste 4 cinghie si possono anche togliere in questa maniera. Sacche sistemate da entrambi i lati, chiavi pulite, ed ora finalmente vi mostro tutti i lavori fatti. Ecco la Tenerona pronta per la seconda stagione Sud America. Supporto super ignorante per la Insta360. Poi ovviamente ve lo mostrerò nel dettaglio, anche perché lo devo collaudare. Comunque super stabile con 2 punti di ancoraggio, mentre questa nuova plancia di comando. Qua, come potete vedere, c'è un altro supporto round mount con la filettatura da 1/4 che serve per tenere il telecomando del drone. Qua nel dettaglio un altro supporto del telefono collegato in questa maniera. Questa è la nuova posizione di un action cam che mi riprende quando siamo sopra la moto, ed inoltre avremo un'altra action cam, ma quella 360, per avere una visione completa di tutto quello che ci capita intorno. Tutte le plastiche, gomme e cablaggi li ho passati con lo spray al silicone. Sulle valigie ho invertito le 4 viti che tengono gli angolari per mettere la testa all'interno, così non avere nulla che sporge, per non rovinare le borse. Vedete questa volta 2 taniche rosse perché devo assolutamente aumentare i litri per la benzina, perché dobbiamo fare un passo andino dove per 470 km non c'è benzina, ma poi lo vedremo come sempre tutti insieme. Ho spostato gli attacchi della borsa da serbatoio, prima si trovavano qua, li ho dovuti mettere qua perché la nuova borsa da serbatoio ha la cinghia più corta e non arrivava fino a qua. E comunque ragazzi, ve la farò vedere bene nel dettaglio sotto a sole, perché qua all'interno del garage la luminosità non è il massimo, di conseguenza anche le clip non saranno il massimo. Non vi nego che sono abbastanza cotto, ma al tempo stesso super soddisfatto, e non vi nego neanche che questa moto, nonostante la sua età, esteticamente parlando mi piace da morire. Vederla in queste condizioni quasi che mi piange il cuore pensarla a dove la porteremo, ma è stata progettata per questo, quindi l'unica cosa che possiamo fare noi è girare la chiavetta e andare. Anzi, per controllare tutto lo facciamo insieme. Accendiamo anche i fari. È bellissimo, come è bellissimo sistemarla con le proprie mani. Ora torno da Sara, sistemiamo le ultime cose, devo finire un video, devo rispondere anche a delle mail di lavoro e domani si parte. Finalmente, Tenerona, noi confidiamo in te.